Salve amici e benvenuti sul canale, io sono Giuseppe e oggi andremo a fare una bellissima recensione di questa torcia della Trustfire. Ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace al video. Bene, adesso andiamo in laboratorio, andiamo a fare un unboxing della torcia, vi do qualche specifica, facciamo qualche prova al buio e poi torniamo qui per le conclusioni finali. Andiamo! Bene ragazzi, eccoci qui per l'unboxing della nostra Trustfire Mini X3 EDC. Qui vediamo che ci sono i colori in cui è disponibile, in questo caso io l'ho presa Grey Titanium Gold. Poi qui fa vedere le opzioni, perché potete averla sia con la luce rossa sia con la luce UV. Poi qui abbiamo un codice a barre, qui abbiamo qualche altra specifica, ma adesso le andiamo a vedere nel dettaglio. Poi qui abbiamo un piccolo pulsantino sempre in cartone che cliccandolo si va ad aprire la nostra confezione. Andiamo ad aprire, qui abbiamo il librettino delle istruzioni nel quale, se non sbaglio, allora abbiamo l'inglese e abbiamo anche la lingua italiana. Ottimo. Qui trovate tutte le indicazioni, tutte le funzioni della torcia, che ne ha parecchie. Togliamo questo e qui c'è la nostra bellissima torcia e poi qui abbiamo il nostro cavetto USB Type-C, ma tanto io uso quello del cellulare che è la stessa cosa. Va bene, andiamo a rimuovere le pellicoline qui che ci sono di protezione alle lenti, una e due. Sì, ed eccoci qui con la nostra bellissima torcia della Trustfire, la Mini X3 EDC. Come è facile intuire, EDC grazie alla sua portabilità vista le sue dimensioni compatte. Infatti misura 10,2 cm e pesa solo 50 grammi. Nonostante ciò dentro ha una batteria da 1500 mAh e 1050 lumen e una gittata massima di 128 metri. Adesso andiamola a vedere più nel dettaglio. Perciò intanto si nota qui subito la prima luce, qui abbiamo un'altra luce a LED e vicino abbiamo anche il puntatore laser di colore verde. Qui abbiamo appunto il selettore che ci permette di selezionare appunto il puntatore laser e le due luci, una e due. Pulsante di accensione e spegnimento e qui abbiamo la porta di ricarica USB Type-C che però non può essere usata come power bank. La parte di dietro, questa qui, è magnetica, sicuramente sono magneti al neodimio perché è veramente potente, e qui abbiamo una clip che è doppia. Questa è una cosa molto utile perché la si può usare anche come lampada frontale mettendola in un cappello o anche attaccata appesa allo spallaccio dello zaino. Insomma, una clip che si può utilizzare in vari scenari. Va bene, ve l'ho già detto che è lega di alluminio e niente, andiamo a vedere come funziona. Quindi ragazzi, eccoci qui e adesso andiamo a vedere come funziona. Allora, come vi dicevo, qui ha il selettore. Nel primo pallino, dove l'ho messo adesso, è il laser. Questa al centro è questa qui, la luce frontale, o la luce diciamo direzionale, insomma la principale. Io calcolo che questa è la principale e questa è la questa è la secondaria. E poi abbiamo appunto questa secondaria. Va bene, andiamo sul laser, eccolo qui. Per attivarlo bisogna tenere schiacciato mezzo secondo, eccolo qui, che abbiamo acceso il nostro laser di colore verde. Se volete vi do qualche specifica, magari ve la metto a schermo senza che vi faccio perdere tempo, che vi dico numeri che magari neanche li so pronunciare visti i valori. E niente, per spegnerlo teniamo schiacciato mezzo secondo e lui si va a spegnere. Ok, e il laser
lo abbiamo visto. Adesso andiamo a questa principale, io la chiamo quella principale. Stessa cosa, per accenderla mezzo secondo. Ed ecco qua che si è accesa la modalità massima. Perché si è accesa la modalità massima? Perché quando l'ho spenta era la modalità massima. In pratica come funziona? Spegniamo intanto. Lei memorizza l'ultima azione che voi fate. Se voi l'avete usata in modalità massima, quando la riaccendete e la andate a spegnere, quando la riaccendete si riaccenderà in modalità massima. Quindi è come una memoria. Stessa cosa per questa qui. Va bene, allora riaccendiamo. Eccola qua, modalità massima. Adesso schiacciamo una volta e questa è la modalità lucciola. Eccola qui. Magari siete in tenda, volete leggere qualcosa senza dare fastidio agli altri. Perfetta. Schiacciamo un'altra volta e abbiamo la modalità media. Questa qua è, diciamo, quella che in teoria si usa di più. Poi abbiamo la modalità alta, schiacciamo ancora e abbiamo quella estrema. Schiacciamo di nuovo e abbiamo la modalità bassa, teniamo schiacciato e si spegne. Come vi dicevo prima, questa funzione di memoria, quindi se la riaccenderemo si riaccenderà in modalità bassa. Ecco qua. Teniamo schiacciato e spegniamo. E adesso andiamo all'ultima funzione, selettore in basso, ecco qua. E adesso andiamo a accendere questa qui. Non ve la metto contro la telecamera, se no impazzisce la fotocamera. Mettiamolo verso il basso, anche perché non mi ricordo come l'ho spenta quando l'ho... Vediamo. Ah, infatti ho fatto bene perché era in modalità alta. Eccola qua, questa è in modalità bassa. Come vedete la differenza fra questa qui è che questa è luce bianca, mentre questa è una luce più calda. Quindi avete anche questa possibilità di scegliere se volere una luce più sparata, più potente di quelle bianche, oppure se volete fare campo, volete usarla tipo lampada, e allora quella calda magari secondo me dà più atmosfera. Comunque andiamo a schiacciare di nuovo e abbiamo la modalità media, schiacciamo di nuovo e abbiamo quella alta. Come vedete il cerchio non è concentrato, ma è un po' più diffuso. Quindi è ideale per quando si fa campo non avere quella luce sparata che ti fa quell'aureola. Magari a una distanza minore di questa qui ovviamente, però è più diffusa, ecco. Teniamo schiacciato di nuovo e la andiamo a spegnere. Se la riaccendiamo si riaccende nell'ultima modalità. Ecco qua. Andiamo a spegnere. Mettiamo quella bassa, spegniamo, riaccendiamo e questo è tutto. E adesso andiamo alla funzione, quella diciamo fra virgolette speciale, che io ho scelto questa con la luce UV, che sarebbe questa qui. Questa è la luce UV, questo è il laser e questa è il LED bianco normale. Per accendere la luce UV bisogna tenere premuto 1,5 secondi il pulsante di accensione e mettere il selettore ovviamente al centro, che selezioniamo perciò questa parte della lampada. Schiacciandolo 1,5 secondi si andrà prima ad accendere questa in rapida successione e poi si riaccende questa, guardate. Ecco qua. E adesso abbiamo la luce violetta, la luce blu. Io magari queste per andare a cercare tracce organiche, sangue o altre tracce che non vi dico, io la userò magari come luce notturna. Va bene, teniamo schiacciato sempre 1,5 secondi e si va a spegnere. Quando l'andate a caricare questo si illuminerà di rosso, vedete adesso è verde, vi dice che è carico, si illuminerà di rosso. Quando sarà carico completamente, appunto, cambierà colore, non sarà più verde. E niente. Adesso vi do qualche specifica sulla durata della batteria, nelle varie modalità, e poi andiamo fuori a provarla. Andiamo. Quindi ragazzi, eccoci qui con la nostra bellissima torcia.
Adesso ho preso il fogliettino illustrativo dove abbiamo le specifiche, che adesso ve le metto in sovraimpressione, così non mi sto qua a cercare il fuoco e mi viene male pure a leggere. Mi sono dotato dei miei bellissimi occhiali da lettura, perché purtroppo l'età avanza, toccherà anche a voi. Allora, iniziamo. Abbiamo alla intensità bassa, che emette 3,5 lumen, equivalente a 6,25 candele, una durata di 152 ore. A una distanza di 5 metri, voglio dire, tantissima roba. Poi abbiamo la modalità media, abbiamo 55 lumen, 15 ore di lavoro, 20 metri di distanza, 100 candele. Poi abbiamo la modalità alta, 215 lumen, 4 ore e 7 minuti di durata, 65 metri la distanza che copre e 1056 candele. E poi abbiamo quella estrema, che sono 1050 lumen, 2 ore e 10 minuti, 128 metri, 4096 candele. Quindi ragazzi, alla modalità estrema, cioè quella che ti acceca, abbiamo 2 ore e 10 minuti. Detto tutto. E poi abbiamo l'unica modalità, quella UV, che garantisce 50 ore. Adesso vi elenco rapidamente anche le specifiche per quanto riguarda la torcia, quella con la luce calda, la torcia diciamo quella frontale, la secondaria. E abbiamo allora la modalità alta 303 lumen con 3 ore e 16 minuti di durata, 76 metri di distanza, 365 candele. Poi abbiamo la modalità media 55 lumen, 8 ore, 32 metri di distanza, 256 candele. E poi la modalità bassa 5 lumen, 72 ore, 3 metri di distanza, 2,25 candele. Diciamo che questa qui ha dei parametri, delle caratteristiche leggermente inferiori alla torcia quella là principale. Devo dire che tutto sommato è una torcia veramente prestante per le dimensioni che ha. È anche bella esteticamente, compatta, come vi dicevo è 10 cm x 3, 90 grammi, bella. Va bene, andiamo a vedere che potenza ha. Andiamo. Allora ragazzi, eccoci qui, siamo in macchina, è buio pesto, queste sono le luci della mia macchina, sono le anabaglianti. Adesso andiamo a prendere la nostra torcia della Trustfire, la Mini X3, e vediamo che luce fa. Va bene ragazzi, abbiamo qui la nostra torcia, sta al buio, non si vede niente. Spegniamo le luci, ecco qui che siamo buio pesto, e andiamo ad accendere la nostra torcia. Ecco qui, questa qui è la luce bassa, questa è la media, già vedete, si riesce a vedere qualcosa. Questa è la alta, questa, diciamo decisamente già si vede, e poi l'estrema arriva più dei miei fari abbaglianti, credo. Guardate. Ok, ritorniamo alla bassa e andiamo ad accendere l'altra torcia, quella con la luce calda. Eccola qui. Ok, questa è la modalità bassa, si vede così. Qui c'è la macchina. Vi ricordo che è buio pesto, cioè io senza luce non potrei camminare. Poi questa è la media e questa è la alta. Una bella luce diffusa, ovviamente è meno potente di quella principale, però voglio dire è tanta roba, Guardate, c'è la macchina, siamo in mezzo a un torrente, quindi non c'è nessun tipo di illuminazione, e questa è la luce che fa. Va bene ragazzi, adesso andiamo a casa e tiriamo
le conclusioni finali. Andiamo. Bene amici, siamo arrivati alle conclusioni finali. Che dire, la nostra X3 Mini si è comportata benissimo, è un bel prodotto, touch and feel spettacolare, questa zigrinatura offre anche un bel grip, mi ero dimenticato di dirvelo. E niente, giù in descrizione vi lascio comunque tutti i link eventualmente se volete acquistarlo. Vediamo se la Trustfire mi lascia qualche codice sconto, mi faccio risparmiare ancora qualcosina. Date un'occhiata agli altri prodotti della Trustfire perché sono davvero interessanti, con un rapporto qualità-prezzo ottimo. Giù in descrizione vi lascio anche i link per i miei altri social. Ho una marea di un botto di roba da recensire, adesso le giornate sono fatte più lunghe, inizia il bel tempo, avrò più possibilità di stare all'aperto e farvi conoscere altri prodotti. Devo anche presentarvi il mio nuovo mezzo, se questo tagliaerbe me lo consente, spero che si senta la mia voce e che non dia troppo fastidio. Stavo dicendo, voglio presentarvi anche il nuovo mezzo, anche se l'avete già intravisto in qualche video, però non ve l'ho ancora presentato ufficialmente. Ci saranno dei progetti con lui che si svilupperanno e che svilupperemo assieme. Va bene ragazzi, spero che questo video sia stato di intrattenimento. Ricordatevi di iscrivervi al canale, mettete un mi piace, attivate la campanella delle notifiche e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!